Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere una miscela da usare per rifinire i vostri intagli che andranno a contatto con il cibo, perché come sapete non potete usare impregnanti o roba chimica se per esempio intagliate tazze, cucchiai o roba simile. Quindi oggi vi faccio vedere come io riesco a trattare le mie creazioni usando soltanto della cera d'api e dell'olio di semi. Viene usata spesso per trattare le tazze scandinave o kuksa. Io qui ne ho intagliate due, queste le ho intagliate io, una è rifinita con semplice olio e questa la rifinirò con la miscela che andrò a preparare. La miscela è molto semplice, ci va 2/3 di cera e 1/3 di olio di semi. Mi raccomando olio di semi perché l'olio d'oliva poi tende ad andare al rancido. Per prima cosa riscaldiamo l'olio, mi raccomando 1/3 d'olio e 2/3 di cera d'api. La cera d'api io l'ho trovata facilmente su Amazon, ma potete trovarla anche nei negozi specializzati. Comunque io in descrizione vi lascio tutti i link. Il video sarà molto veloce e vi faccio vedere sia come preparare questa miscela sia come applicarla. Prima di tutto prepariamo le dosi. Questi sono circa 200 grammi di cera, quindi mi servirà circa 100 grammi di olio di semi. Facciamo la tara. Ok, quindi con 200 g di cera e 100 g di olio di semi le dosi sono fatte. Ora dobbiamo sciogliere la cera nell'olio. Facciamo riscaldare l'olio e piano piano versiamo la nostra cera. Fate sciogliere a modo tutta la cera. Farà molto veloce perché questa cera comprata su Amazon è già in granelli, quindi farete molto veloce. Una volta completamente sciolta la cera, il liquido che otterrete sarà di un colore oro o paglierino, giallo paglierino. Fatto ciò, lo dovete versare dentro un vasetto. Fate raffreddare. Una volta essiccata sarà di questa consistenza, una specie di burro, ecco. Nel mentre raffreddava io ho finito un po' alla meno peggio questa piccola tazzina kuksa. Non è proprio rifinita al 100%, però per farvi vedere come utilizzare questa miscela è più che sufficiente. Io faccio così, ne prendo un po' come se fosse veramente burro. Potete usare o un pezzo di Scottex o anche uno straccio e la passate sopra il legno direttamente, strofinandolo e riscaldando il composto. L'importante è che il composto si riscaldi e penetri nelle fibre del legno. Guardate com'è più lucido rispetto a qua. Qua non è ancora stato passato il composto e qua sì. Noterete la lucentezza che gli è dato. Passato la cera, fate riposare per qualche minuto, passate anche un secondo strato di cera per essere ancora più protetti. La vostra kuksa, tazza o cucchiaio o qualunque cosa voi fate che andrà a contatto con gli alimenti sarà protetto e soprattutto non prenderà odori o sapori strani. Ripeto, questa è una tazza fatta così, tanto per passare il tempo, non è rifinita al 100%, però come vedete è molto più lucida rispetto a prima. L'interno uguale, ci passate la cera e la fate sciogliere e penetrare a modo, e anche lì solito discorso per l'esterno, aspettate un po'
e passate anche un secondo strato. Se volete la cera un po' più, diciamo, liquida, potreste usare anche 150 grammi invece di 100 grammi di olio. Io ho usato 200 grammi di cera e 100 grammi di olio. Voi magari potreste usare anche 150 grammi. Una volta essiccata la cera, al tatto non si sente nulla praticamente. Come si può vedere, il legno adesso è completamente impermeabile. Ora io ci ho messo un po' d'acqua, ma voi ci potreste bere qualsiasi cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi torni utile nelle vostre creazioni e se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti!